Salve a tutti, sono Felice Celestino. Sono quello che ha ideato la Festa della Terra. Sapete perché è arrivata nelle scuole la Festa della Terra? Avevo provato con gli adulti a fare un discorso per sensibilizzarli nei confronti della necessità di avere un ambiente vivibile. La risposta è stata molto deludente e non è neanche colpa degli adulti. Per cui ho pensato che se loro non rispondevano alle esigenze di cui l'ambiente necessita, era meglio rivolgersi ai bambini e ai ragazzi. La Festa della Terra è nata per questo. Sono arrivato nelle scuole perché un bambino è disponibile a mettersi in discussione. Se gli diamo delle buone ragioni per farlo, non ha difficoltà a immedesimarsi e ad avere dei comportamenti conseguenti. Gli adulti sono deludenti perché, vi faccio un esempio che dovrebbe chiarire immediatamente, ci sono degli eccezionali divulgatori scientifici che organizzano conferenze durante le quali illustrano la situazione drammatica dell'ambiente in cui viviamo. La gente frequenta queste occasioni. Il massimo che si ottiene dai presenti è che si preoccupino, però terminata la conferenza si alzano, vanno a casa e si comportano esattamente come prima della conferenza. Vi rendete conto in questo modo che non si cambia niente che possa rendere sostenibile l'ambiente in cui viviamo. Con i bambini invece e i ragazzi è diverso. Allora, che cosa possiamo fare per cambiare il modo di comportarsi dell'umanità? Dobbiamo fare in modo che i bambini e i ragazzi di oggi diventino più sensibili alla importanza di mantenere un ambiente vivibile. Come si fa? La Festa della Terra è commisurata a questa necessità. Ho detto che gli adulti sono deludenti per molti aspetti, ma non tutti. Non dovete fare altro che chiedere e sollecitare che loro possano in qualche modo intervenire per darvi una mano. Per esempio, chiedere alla preside di mettere le rastrelliere dove mettere le vostre biciclette. Fate in modo che voi diate l'esempio ai vostri genitori che invece di accompagnarvi con le auto e intasare le strade circostanti la scuola, andate e venite con le vostre biciclette. Diventa un esempio anche per tutta la popolazione. Non abbiate timore, avete un'ampia possibilità di richiesta. Se chiedete 100 e riceverete anche solo 10, è sempre un più 10 che avete messo in cascina, che altrimenti non si può ottenere. Io mi ricordo nel video che riguardava la Festa della Terra del 2020, che avete messo sul sito della scuola, una ragazzina dell'apparente età di 11, 12, 13 anni che girava per le strade di Villanova raccogliendo le cartacce e le cicche delle sigarette nella strada. È una cosa che fa sorridere, ma è quello che serve. La vostra fantasia vi può suggerire 1000 attività che si possono configurare come a favore dell'ambiente. Questo è una possibilità che secondo me non è sfruttata sufficientemente. Attivatevi, fate in modo che qualcuno venga a sapere che cosa fate e perché lo fate. Non abbiate timore, rovesciate questo mondo come un calzino perché ce n'è bisogno e lo potete fare solo voi, perché gli adulti sono immedesimati nella loro funzione. Secondo me a torto, perché quello che comanda in questi casi è l'interesse di alcune categorie, non l'interesse della comunità. Ma voi potete fregarvene e fare in modo che
quello che viene realizzato sia mirato sulla tollerabilità, sulla sostenibilità dell'ambiente in cui vivete. Non abbiate timore, chiedete, qualcosa vi sarà dato e a quel punto lì potete migliorare la richiesta oppure migliorare l'attività. Che cosa vi auguro? Che questa situazione così drammatica della pandemia possa risolversi. Ma sapete come si risolve? Certo, mettendosi le mascherine e lavandosi le mani, usando i disinfettanti per scongiurare il rischio di una infezione, ma se non mettiamo a posto l'ambiente, il virus trionferà comunque e se non questo, altri al suo posto in futuro. La pandemia è figlia diretta delle condizioni terribili, terrificanti per la Val Padana, dell'ambiente. Se non lo cambiate voi, non lo farà nessuno. Ma se anche qualcuno riuscisse a organizzare qualcosa per contrastare il degrado dell'ambiente in Val Padana, sarete sempre voi coinvolti a realizzarlo. Ci sarà qualcuno che penserà che cosa bisogna fare, ma chi lo deve realizzare è sempre la gente, voi e quelli che insieme a voi vivono in questo territorio. Questo è il mio augurio, che riusciate a compiere il necessario per mantenere vivibile la casa comune in cui tutti viviamo. Grazie.